Un panneggio eseguito con la Bic Cristal nera su foglio pigna 4. I panneggi mi hanno sempre interessato e cogliamo l'occasione proprio di mettere a frutto tutti i consigli che abbiamo visto nel video in cui parlavamo del chiaroscuro. Lo andiamo proprio a mettere in pratica analizzando e osservando le pieghe di questo panneggio. Io avevo iniziato tempo fa una serie che ho chiamato i panneggi viventi e ne ho disegnato 3 a matita che sono presenti sul mio sito web, perché io ho notato che mentre disegno un panneggio, alla fine, quando il disegno è concluso, assomiglia sempre a qualcosa di vagamente antropomorfo o zoomorfo. Quindi non vi svelo il disegno adesso e poi alla fine insieme vediamo se anche a voi dà questa impressione. Vi chiedo come sempre di condividere il video se volete, di mettere un piace e di iscrivervi al canale. Tutto questo fa in modo che il video possa essere posizionato in alto ed essere più visibile. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra presenza qui e augurarvi una buona visione. A presto. Comincio a disegnare gli ingombri di questo panneggio e lo faccio anche in relazione alla dimensione dello schermo del video. E quindi ho cercato di costruire un panneggio, di copiare un panneggio che abbia delle caratteristiche che posso svelare, disvelare dentro questa dimensione. Quando costruisce un disegno partendo dal panneggio è sempre molto interessante perché si tenta di ricostruire in qualche modo la realtà che abbiamo davanti ed è la sfida della costruzione anche del volume. E quindi in questo caso mettere in pratica ciò che abbiamo detto circa le ombre proprie, le ombre portate e i riflessi della luce nell'ombra. Però allo stesso tempo si può decostruire, si può smontare una forma. Perché dico questo? Perché la risultante del disegno è sempre diversa per quanto mi riguarda e proprio nei riguardi del panneggio, non tanto perché non assomiglia a quello che ho davanti, ma perché tendo sempre, come fosse una grande calamita che mi attira, tendo man mano che procedo a quasi deformarlo, mantenendo sempre una grammatica che possa permettere a chi guarda il disegno di vedere all'interno di esso un panneggio. Però tendo proprio a rimodellarlo, ecco, anche magari inventando le forme improvvisamente, inventando dei segni grafici che mi portano a costruzione di volumi che mi suggeriscono certe forme e quindi procedo sempre per zone. Quindi come vedete io non disegno mai, ma anche negli altri disegni non disegno mai in maniera omogenea da tutte le parti, però tendo sempre a iniziare in un punto, a finirlo più o meno e poi a continuare. Questo lo faccio
per una certa esperienza acquisita. Ecco, all'inizio è sempre bene cercare di prendere le misure, le proporzioni, per riuscire perlomeno a far stare quel disegno dentro quella porzione di foglio che noi abbiamo stabilito debba essere. E quindi è giusto fare questo percorso. È giusto che noi abbiamo un rapporto con il soggetto che vogliamo disegnare e dopo averlo osservato ne osserviamo soprattutto la forma e stabiliamo attraverso regole che abbiamo acquisito, che non sono sempre le stesse, ma che sono varie, e magari poi le potremo vedere anche assieme, poterlo porre dentro la superficie che abbiamo scelto. Questo aiutandoci ovviamente con una fonte di luce, come abbiamo visto nel video precedente, e che metto il link sopra perché magari può essere interessante andarlo a rivedere, perché la fonte di luce, sempre quella, garantisce che si possa riprendere il disegno anche più tardi in vari periodi del tempo, mantenendo sempre la stessa illuminazione. Quindi questo percorso, se interessa e se è interessante, di per sé, cioè disegnare proprio lo studio del panneggio di per sé, slegato all'utilità di doverlo poi impiegare su una persona. È chiaro che se io disegno una figura o devo riportarla ad olio su tela, una figura, e ho bisogno di studiare il panneggio di questa figura, il disegno mi può servire allo scopo di intervenire proprio sul quadro e di lavorare per costruire un panneggio che sia credibile indosso alla persona che rappresento, sia che sia una maglia, che sia un foulard, che sia io parlo sempre di costruzione del disegno dal vero, oppure di modelli che uno crea e che ricava da studi. Cioè non parlo di disegni o di dipinti fatti copiando una fotografia, perché lì allora non c'è nessun tipo di indagine, è solo un lavoro di copiatura, ma che non aiuta, ecco, almeno all'inizio a procedere, a migliorare e quindi ad acquisire quella sicurezza necessaria per poi proprio disegnare in maniera più sciolta e più consapevole. Dicevo, invece, se si prende proprio il disegno e si eleva, come in questo caso si isola e si disegna per quello che è l'oggetto, allora ecco che a me sfugge molto di mano e certe forme me ne suggeriscono altre e altre ancora, e queste forme le faccio procedere a seconda della grammatica proprio dell'ombra che cadrebbe e che rifletterebbe sul disegno, sull'oggetto, se l'oggetto, se la piega fosse reale. Quindi è anche una composizione che prevede la possibilità di unire più panneggi e di costruire una forma che è particolare e che mi dà delle risposte inattese a volte. A questo proposito io iniziai, come ho detto nella presentazione, una serie di 3 disegni, poi ho lasciato perdere questo
questa serie di lavori, questa ricerca interessanti che, sui panneggi che poi isolati insieme mi danno l'idea, proprio mi suggeriscono da un punto di vista proprio di sensazione, anche se non so che cosa possano rappresentare, però come sensazione delle linee che possono essere antropomorfe o zoomorfe. Quindi li ho chiamati panneggi viventi, drapery living in inglese. E quindi ho ripreso, in occasione di questo video, ho voluto riprendere quel tipo di soggetto, di oggetto, e di guardare se potevo essere stimolato a poter riuscire a continuare quel tipo di discorso. E la soluzione, il finale di questo lavoro, il risultato finale di questo lavoro, lo vedrete anche voi, che suggerisce anche a me anche in questo caso la possibilità di aver costruito un panneggio vivente. Sarebbe interessante, e se voi la volete mettere nei commenti, leggere qual è la vostra sensazione e cosa voi vedete in questo panneggio. Un po' come si fa con il gioco delle nuvole. E a questo proposito ho pensato che proprio il panneggio mi interessa molto, perché è assolutamente inatteso ed è unico. Ogni panneggio che noi troviamo davanti a noi, se noi prendiamo un lenzuolo, anche in questo caso è una tela di lino che io ho lì da un po' di tempo, che mi interessava appunto usare come oggetto per queste mie riflessioni sulla carta. Ma se noi prendiamo un lenzuolo e lo mettiamo, ovviamente lo mettiamo in posa, tra virgolette, e ovviamente se lo togliamo non riusciremo mai a ritrovare la posa, neanche se facciamo una fotografia, riuscire a mettere esattamente il lenzuolo o il pezzo di stoffa esattamente come era prima. Non ci riusciremo mai. Quindi una minima variazione, ma sia della forma e sia della luce, può cambiare totalmente l'evento, in questo caso, che è l'oggetto. Mi trovo sempre a registrare l'audio dei video quando ci sono le campane, e queste campane delle 5 sono infinite. Sono infinite come, me le immagino come dei segni, come dei picchi colorati o dei segni improvvisi che costantemente si battono il tempo e scandiscono la progressione di esso, e tu attendi che possa terminare, finché non terminano di colpo esattamente, ma hanno questo tipo di suono che va ad affievolirsi, come adesso succederà. Comunque, ritornando al discorso che facevamo adesso, proprio come le nuvole, non per voler nostro, ma per voler del vento e del sole e della pressione atmosferica, cambiano di forma ogni secondo. Anche l'oggetto che noi abbiamo davanti, abbiamo il potere noi di agire come la pressione atmosferica e cambiarlo in ogni momento, e ogni piega di questo oggetto che abbiamo davanti è veramente una fonte di, chiamiamola, ispirazione abbastanza interessante. E io vi invito proprio a fare un esercizio, sia per chi vuole imparare e vuole far pratica col disegno, e sia anche per chi è avvezzo al disegno, proprio a ritrovare proprio il piacere dell'osservazione e della luce su queste pieghe
e che possono sviluppare delle forme, dei contenuti molto, come dicevo, molto interessanti. Vedete, qui in questo disegno ci sono due forme superiori, una a destra e una a sinistra, che sono due forme che si compensano, perché la prima a sinistra viene fuori, come volume viene in avanti, quindi ha questo gonfiore, questo rigonfiamento che dà la possibilità all'ombra sotto di sottolineare ancora di più questo rigonfiamento tramite il riflesso della luce che vedete tra l'ombra scura e il profilo della piega del lenzuolo. Invece quello a destra è concavo, quindi ha questo moto di questo filo di drappo, di questa piega piccola di drappo che viene in avanti, e poi in mezzo a questa cascata vedrete, a questo spazio che appunto mi ha dato proprio suggerimento di non riempirlo e di eliminare, anzi magari qualche piega che c'era, per lasciarlo proprio così e per riuscire a capire se questo potesse ricostruire una dinamica diversa, ricostruire una forma diversa che mi desse la possibilità di esprimere ciò che avevo in mente. Quindi questo grande spazio, grande relativamente al disegno che in questo momento faccio, nel centro del foglio, per poi cadere sulla destra nello scuro e sulla sinistra quella piega che vedete ad angolo, che proprio ricade e va a sistemarsi dietro quella piega che anch'essa viene fuori in maniera convessa dalla forma che vado a disegnare. Ecco, vedete, adesso in questo momento sto costruendo con questi tratti la superficie. I tratti che faccio con la penna possono risultare sempre, possono essere sempre casuali nella loro profondità proprio di tono, basta che io stabilisca qual è, nella parte più chiara rispetto all'ombra, qual è lo scuro che non devo superare. Quindi non è importante se il tratteggio, se il tratto della penna sia diverso in alcuni punti, perché poi dopo si amalgama, si lavora e si riesce a compattare. Ecco. Quindi non vi preoccupate se i segni nella penna vi possono scappare o avete dei momenti in cui questi sembrano creare confusione, perché poi la possibilità del tratteggio è proprio quella di riuscire ad amalgamare, a dare compattezza al segno. E quindi, per esempio, questo scuro che io adesso sto facendo sembra il più scuro che possa ottenere, ma in realtà quando andrò poi a coprire l'altra parte, dovrò agire ancora in maniera più profonda in quel nero che ho disegnato poco fa. Adesso ecco, c'è una piega che mi interessa molto e che vi lascio vedere senza commento su di essa. Adesso, mentre voi state guardando questo disegno e cercando di scoprire cosa vi può suggerire da un punto di vista zoomorfo, antropomorfo, e mi piacerebbe leggervi qualcosa di uno dei tre disegnatori che abbiamo presentato la volta scorsa quando si parlava del tratteggio. Pablo Picasso. Mi piaceva leggervi qualcosa di suo e penso che siano considerazioni che
siano sempre interessanti, sempre di più, almeno per me, ogni giorno che passa. Un tempo i quadri procedevano verso il risultato finale per movimenti successivi. Ogni giorno portava qualcosa di nuovo con sé. Un quadro era una somma d'addizioni. Per me un quadro è una somma di distruzioni. Prima faccio un quadro, poi lo distruggo, ma alla fine nulla è andato perduto. Il rosso che ho tolto da un posto si troverà da qualche altra parte. Potrebbe risultare abbastanza interessante fissare fotograficamente non le fasi di un quadro, ma le sue metamorfosi. Forse ci si renderebbe conto delle strade che segue un cervello per realizzare il proprio sogno. Ma la cosa più curiosa da notare è che il quadro fondamentalmente non cambia. La visione iniziale rimane quasi intatta, nonostante le apparenze. Io penso spesso a una luce e a un'ombra. Quando le ho messe in un quadro mi esercito a romperle, aggiungendo un colore che crea un effetto contrario. Quando poi il quadro viene fotografato, mi rendo conto della scomparsa di quanto avevo introdotto per correggere la mia prima visione e che in fondo l'immagine ottenuta dalla fotografia corrisponde alla mia visione prima, precedente le trasformazioni apportate dalla mia volontà. Un quadro non è mai pensato e deciso anticipatamente, mentre viene composto segue il mutamento del pensiero. Quando è finito continua a cambiare, secondo il sentimento di chi lo guarda. Un quadro vive una propria vita come una persona. Subisce i mutamenti cui la vita quotidiana ci sottopone. E questo è naturale, perché un quadro vive soltanto attraverso l'uomo che lo guarda. Mentre faccio un quadro penso al bianco e metto giù il bianco. Tuttavia non posso continuare a lavorare attorno al quadro pensando al bianco e stendendolo sulla tela. I colori sono come i lineamenti del volto, seguono i mutamenti dell'emozione. Voi avete visto il mio abbozzo per un quadro con tutte le indicazioni dei colori. Il bianco che avevo pensato, il verde che avevo pensato, nel quadro ci sono, ma non dove erano stati previsti, né nella stessa quantità. È certamente possibile fare dei quadri combinando e accordando tra loro dei frammenti, ma il dramma ne rimarrebbe fuori. Quando si comincia un quadro si fanno spesso scoperte seducenti. Bisogna diffidarne, distruggere il proprio quadro, rifarlo molte volte. Anche quando distrugge una bella invenzione, l'artista, in fondo, non la sopprime mai, la trasforma, la condensa, la rende più sostanziale. L'opera compiuta è il risultato di una serie di scoperte via via eliminate. Altrimenti uno corre il rischio di diventare l'amatore di se stesso. Io a me non vendo niente. Moltissimi spunti di riflessione in queste parole che ho letto, soprattutto per quanto riguarda il percorso che si compie quando si è davanti all'opera che si sta eseguendo. Naturalmente lui parla in un momento della sua vita in cui un gran parte del percorso è stato fatto. Ovviamente non parla dell'inizio del suo percorso, però c'è molto dell'inizio del suo percorso in ogni dipinto che lui esegue. Se avete la fortuna di vedere un film di Clouseau che si intitola Il mistero Picasso, dove lui praticamente su una superficie di vetro dipinge e viene ripreso dalla parte opposta e quindi noi possiamo vedere tutte le trasformazioni di cui lui parla
in occasione della lettura che abbiamo fatto poco fa. Ecco, lì dentro e anche qui in questo disegno, come nei disegni di chiunque, quando noi iniziamo a disegnare è come se ripercorressimo tutta la nostra storia di praticantato che abbiamo fatto dall'inizio e velocissimamente arriviamo fino adesso. È come se continuassimo ad aggiungere pezzetti e questo filo grande che ci unisce dall'inizio fino ad ora si svolgesse sempre più rapidamente e noi vedessimo solo lentamente la parte finale. È come se la parte iniziale noi in qualche modo ce la ricordassimo ogni volta che ci mettiamo a disegnare. Ecco perché è importante l'esercizio. È importante perché accade per qualsiasi cosa che si impara, perché le basi che abbiamo, l'inizio della nostra educazione al segno, in questo caso, nel caso nostro, è fondamentale per la riuscita non dell'opera in sé, non del disegno in sé, ma di ciò che noi vogliamo che diventi il disegno. Quindi questa consapevolezza si acquista solo con l'esercizio costante, perché altrimenti quando noi iniziamo un disegno nuovo e lo facciamo con l'intento di rappresentare quelle che sono le nostre emozioni, le nostre riflessioni sul mondo, non avremo mai gli strumenti necessari per affrontare il percorso che la nostra mente ha deciso di intraprendere. O meglio, lo affrontiamo, ma non otteniamo il risultato che ci attendevamo. Quindi bisogna avere pazienza e cercare di comprendere che all'inizio, per i ragazzi, per i giovani, per i bambini anche, che vogliono cominciare a disegnare, a rappresentare, la formazione non tanto di uno schema prefissato, quindi non tanto di apprendere una disciplina ferrea e solo attraverso quel metodo, ma soprattutto insegnare ai bambini, ai ragazzi, a coloro che si mettono davanti alla natura, a un oggetto, di osservarlo e di cercare di comprenderlo. Vi sono molte persone che naturalmente come passatempo, ed è un passatempo assolutamente straordinario e molto creativo, disegnano, copiano delle fotografie, come ho già detto, ecco, anche a loro, ma direi soprattutto anche di provarsi nei confronti della realtà, perché scopriranno un mondo, a mio parere, straordinario e comprenderanno quale sia la soddisfazione straordinaria nel poter comprendere un oggetto a tal punto da poterlo rappresentare su un foglio. Il nostro oggetto, visto dal nostro occhio. E questo, a mio parere, nel campo grafico e pittorico non ha eguali. Se no, passiamo il tempo con lo stesso spirito con cui facciamo un puzzle o risolviamo un cruciverba.
ma non è questo che deve interessare chi vuole migliorare, progredire e attraversare questo tempo occupandolo nell'educazione della mano e dell'occhio. Siamo così arrivati al termine di questo disegno e mi raccomando ancora una volta di scrivere nei commenti quello che voi vedete in questo drappo vivente, in questo panneggio vivente. Vi ricordo 2 cose. La prima, di leggere nella descrizione, dove lascio i link al mio sito web, ai miei canali social Facebook, Instagram e Twitter, e vi chiedo di iscrivervi al canale. Vi chiedo anche di mettere un mi piace al video se lo ritenete opportuno e di condividere il video se vi è piaciuto. Chiedo questo perché per una ragione molto semplice da un punto di vista proprio pratico. Primo, perché mi fa piacere avere un feedback, sapere se questi video possono essere interessanti, possono essere formativi, e poi perché condividendo, mettendo mi piace e iscrivendovi date la possibilità al video di posizionarsi meglio nella ricerca su YouTube e quindi di avere la possibilità di essere più visto e quindi di avere più visualizzazioni. Io vi ringrazio davvero di essere arrivati fin qui e di esservi iscritti in molti e in molte, e questo mi dà un grande incoraggiamento e una grande forza per continuare ad essere su questo canale. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata e darvi un arrivederci a martedì prossimo. Mi raccomando, guardate il finale di questo video e commentate. Sono curioso di sapere quello che voi vedete. A presto.